Well, hello, hi, you're welcome back to my channel. Ben trovate di nuovo sul mio canale. How are you today? Come state oggi? I hope you're doing fine. Spero che vi trovate bene. It's been a long while since I recorded a video and I'm sorry about that. È stato molto tempo da quando ho registrato il mio ultimo video, mi dispiace per questo. Oggi continuiamo con la nostra crescita e per lo più parlerò in inglese oggi per mettermi alla prova, ok? You can turn on the subtitle if you don't understand something in English. You can turn on the auto subtitle in English to help you understand better. Okay. Today, I want to teach you gardening tools. I would like to teach you gardening tools today. Oggi mi piacerebbe insegnarvi attrezzi di giardinaggio, attrezzi per il giardino, in questo video. Siccome ci troviamo a casa, c'è questo interesse particolare sul giardino in questi giorni, perciò dobbiamo sapere anche come si chiamano gli attrezzi che usiamo in inglese. È vero? Yes. Since we are at home and then it is common to find ourselves working in our gardens. So it is right that we should know the tools that we're using or that we use in our garden, okay? The gardening tools I'm going to be teaching you in this video are, I'm going to be dividing the tools into two, okay? We have hand tools, manual tools, hand tools, and we have power tools, those heavy ones. Li dividerò in due categorie. Uno, attrezzi manuali, quelli che usiamo a mano, e attrezzi più pesanti, quelli che hanno bisogno di alimenti tipo benzina o elettrico, ok? Power tools, power vuol dire tipo di forza, ha bisogno di un tipo di forza per funzionare, ok? Manual con le mani, praticamente. Hand tools attrezzi. Now, the hand tools are hatchet. Listen and repeat after me. Hatchet. This is a hatchet. An axe. This is an axe. We usually use it to break woods. Di solito la usiamo per tagliare la legna. An axe. A sickle per mietatura, for harvest. Okay? So we use a sickle to harvest crops. Per la mietatura, sickle. Scythe, a scythe. We use it to mow grasses, okay? To move grasses. Lo usiamo per spostare l'erba. And then we have a pitchfork. A pitchfork. This is a pitchfork. We use it to lift hay, che usiamo per sollevare la paglia. A pitchfork is used to lift hay or move hay. Okay. A spade and a shovel are two types of a particular tool. Sono due tipi di un attrezzo. Spade or shovel. What is the difference? Qual è la differenza? The difference is the shape of the metal. La forma di metallo. Ok? Guardate. Take a look. Look at the form of the metal in the spade and look at the form of the metal in the shovel. A spade, a shovel. Trowel, a trowel. This is a trowel. It's small. You can use it for plastering the walls, or we can also use it for gardens. Si può usarla per cimentare sul muro oppure per giardinaggio. A trowel. A hoe, a rake, rastrello, a rake, a pruning share, plural pruning shares, a pruning share, okay, pruning share, a bush trimmer,
a bush trimmer or a hedge trimmer. Due two names, a bush trimmer or a hedge trimmer. Questo attrezzo può essere manuale o elettrico. Okay, it could be a manual bush trimmer or an electric bush trimmer. Okay, and then the power tools. The power tools. Quali attrezzi di bisogno di alimenti, sia elettrico oppure benzina o gasolina, non lo so. A lawn mower. It could be an electric lawn mower or a manual lawn mower, however. Ok? Tuttavia può essere un tagliaerba elettrico o manuale, ma il punto è un attrezzo pesante. In questa categoria ho deciso di metterlo perché è pesante, non è leggero quanto quelli di manuale, ok? It is not as light as manual tools, so we keep it classified under power tool. A lawn mower for grasses. Tractors. We have different types of tractors. Abbiamo diversi tipi di trattori. It's a heavy machine, è una macchina pesante. It's a heavy machine for farming duties, per lavoro di agricoltura. Tractors. A chainsaw. Motosega, a chainsaw. We use a chainsaw for felling of trees and to cut woods. Felling of trees, diciamo, not falling of trees, è un termine specifico all'agricoltura in inglese, felling of trees and not falling of trees, ok? An irrigation sprinkler, ok? Sprinklers, quello per annaffiare le piante, ok? Di solito è automatico, non saprei come viene alimentato, ma ho messo qui perché non è manuale, ok? Quello manuale, it's a watering can. A manual sprinkler is a watering can. I forgot to put that on the hand tools. Ho dimenticato di metterlo sotto attrezzi manuali, ok? Cultivators. I think this should be categorized under types of tractors. Penso che questo sia meglio sotto tipi di trattori. Cultivators per coltivare, appunto, un pezzo di terra. Usiamo questo attrezzo. To cultivate a farmland, we use a cultivator. Ok? Leaf blower. If you analyze the words, the compound words that form this particular noun, you will see that we have two words, a leaf and blower. It gives you an idea of what we're talking about. Se analizzate le parole, capirete di cosa stiamo parlando subito, anche senza vedere l'immagine. Without even looking at the pictures, you understand a leaf, foglie, blower, soffiare. So we have a leaf blower, ok? A leaf blower per spassare le foglie, ok? Via dalla strada, via dal giardino o via da qualche posto che non li vogliamo. Usiamo questo attrezzo, a leaf blower, ok? We use it to clear away the leaves, ok? From our gardens, from the roads, and what have you. A leaf blower. A trencher. A trencher is, we use a trencher for digging a profound hole. Usiamo appunto per scavare, ok? Per fare buchi più profondi nella terra. A trencher. A lawn sweeper or leaf sweeper. A lawn sweeper, lawn è il prato, sweeper è il sostantivo che viene dal verbo sweep, passare la scopa. Perciò il sostantivo di sweeper, ok? Lawn sweeper, oppure leaf sweeper, leaf sweeper o lawn sweeper, sono due nomi diversi per un attrezzo. These are two names referring to one and the same tool, a lawn sweeper, a leaf sweeper. A string trimmer.
A string trimmer. A string trimmer is also known as a weed eater. È anche chiamato weed eater. Eater, sostantivo che viene dal verbo mangiare. Eater, weed, riferisce all'erba. Weed eater, cioè mangia l'erba. Weed eater. A string trimmer, per tagliare l'erba, ok? A string trimmer. String perché se guardiamo sotto ci sono string, la parte che taglia è la forma dei cordini. Ecco perché si chiamano string trimmer. If you look at the part where it's caught, you can see strings. That's why it is called a string trimmer. Okay. These are the tools for gardening. We have more tools. These are not just the tools that we have for gardening. Ci sono anche altri attrezzi, ma ho scelto questi perché li troviamo per lo più per il giardinaggio. I decided to choose this one for they are common. Okay, if there's any tool I didn't add, you can leave your question in the comment section below. And please do not forget to subscribe, please, and turn on the bell of notifications. When I upload new videos, you will be notified. Se c'è un attrezzo che non ho menzionato, potete chiedermelo sotto nella sezione di commenti, ok? Non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale, accendete il piccolo campanellino di notifica, così quando metto nuovi video sarete notificati, ok? Thank you for watching the lesson. Grazie per avermi seguito oggi e vi vedrò nella prossima puntata. And I will see you in my next lesson. Stay safe, state salvi, bye, ciao, au revoir.